in questo episodio. Hi, welcome to UK Julia. Avevo quest'idea degli inglesi. Oggi non è giornata. Mi ha tolto qualsiasi tipo di energia. Buongiorno da Londra. Bene, siamo quasi. Sono distrutta. Eccoci arrivati a Dover. Voilà. E c'è anche Mark con me. Ciao. Hi, welcome to UK Julia. My Italian is not good. What do you know in Italian? Bellissima. Bellissimo. Andremo a Canterbury insieme. Ha deciso di accompagnarmi per un pezzo. Stiamo facendo un po' le foto in questo fantastico muro. Okay, so up here is Dover Castle, Right? across the top, and you can see the windows and the brickwork here. And Right. to the right, you've got the little like metal Yeah. sections. Yeah. So this is an underground. It's like an underground fortress. And they've got a I see viewing people platform as well. walking down there. Yeah, yeah. Woo! So nice here. We are sweating. Bene, arrivati a Canterbury e adesso un meritato caffè. Praticamente è una specie di mercato. Canterbury è una bella cittadina medievale nel cuore del Kent, una di quelle città che piacciono subito, al primo impatto. Strade medievali, case a graticcio, i pub in legno d'epoca. La cattedrale. Il Pant è una barca a fondo piatto e si muove spingendo il fondo del fiume con un lungo palo. Un'altra casa di cicloviaggiatori è qui ad accogliermi e io ne approfitto per una lavatrice dopo più di un mese. E così, già che ci sono, stendo anche un po' per tutti per ripagare nel mio piccolo questa gentilezza. Avevo quest'idea degli inglesi che sono persone un po' chiuse, un po' fredde, che non amano molto gli stranieri, però ieri sulla barca ho conosciuto una coppia di signori di Manchester con cui abbiamo parlato, ci siamo scambiati i contatti e poi Mark è venuto con me, mi ha trovata sui social e ha deciso di farsi, diciamo, una pedalata, visto che è da queste parti, e poi ho incontrato loro. Quindi, diciamo, un po' quest'idea degli inglesi che ne avevano nella testa sta un attimo svanendo. L'arrivo poi in UK è stato un attimo scioccante, perché ovviamente guidano dall'altra parte e non me lo ricordavo più. È domenica e si vede che non c'è nessuno per la strada. Ho scoperto che stavo seguendo i resti di una storica ferrovia ed una coppia di tedeschi che ormai vivono da tempo qui ci tenevano a darmi queste informazioni. Ok. And this is the place where the wheel was, which was horizontal. Well, you know, shed where there is a farmer's market, and you can eat there and sit there. It's very nice to sit in the farmer's market. Wow. And then here's the wheel here. And the old line went. Here is the tunnel. Here would be the tunnel. And I think that is the tunnel which they have dismantled here. Yeah? Purtroppo la pioggia e il fango si fanno belli prepotenti. Oggi ci sarà da divertirsi. Oggi non è giornata. Cavoli. È successo un disastro. E che dire, è una classica giornata inglese, nulla di cui stupirsi. Bene, ha piovuto un bel po'. Ho trovato riparo da Tesco, che sono dei supermercati, e niente, ho mangiato lì fuori.
e adesso un freddo cane perché ovviamente mi sono inzuppata, però per fortuna ci sono un po' di salitine così mi scaldo. Allora stasera camping, vogliono pagamento solo in cash, ho dovuto prelevare, e dai, dovrebbe, sì, sto un po' congelando. Poi che ridere, ho avuto questo single track, quindi giornata oggi molto di fango e molto bagnata, devo dire, ma ci sta, è questa l'Inghilterra. Se avessi avuto 30 gradi non sarebbe stata così. Domani Londra. Questa è una strada che deve essere a doppio senso di marcia e doppio senso di marcia. Non so il Masetti le strade larghe dove le ha viste, però ecco, io sto facendo questa, la National Cycle Route 1, e mi porta per queste strade secondarie, non passa nessuno, ma quando passa qualcuno veramente bisogna schiacciarsi un attimo. Gli inglesi guidano come pazzi, sembra di essere in Italia, ti lasciano passare, anche no, quando devi attraversare non ti lasciano passare, le ciclabili non sono bellissime. Sono praticamente lungomare, che mare poi non so come definirlo, però queste case sono bellissime. La prima cosa che dovevo fare era sicuramente lavare la bici. Il proprietario di questo campeggio un po' chic non era sicuramente molto contento. Vi risparmio la litigata perché non ho filmato tutto, anche se sarebbe stato bello, ma vabbè, la mia teoria sugli inglesi si conferma ancora una volta valida. Dopo la pioggia di ieri, oggi un sole che è quasi incredibile avercelo in Inghilterra. Ok, questo è il... ne avrò premuti 20 fino ad adesso, ci sono un sacco di rotatorie. Quest'ultima parte verso Londra mi ha tolto qualsiasi tipo di energia, qualsiasi tipo di energia. È un disastro perché c'è spazzatura dappertutto, traffico e passaggi non segnati bene, i segnali che si perdono. Non lo so, è un paese proprio quasi che odia i ciclisti, e sono stanca, vorrei arrivare ancora a 30 km e non so che cosa ne verrà fuori da qua. Adesso sto seguendo per arrivare a Greenwich e quindi in qualche modo seguire il Tamigi, però la vedo sempre molto difficile. Anche adesso c'è questo cancello, cosa serve? Cioè, io come cacchio faccio ad entrare? Boh, neanche se voglio. Sono veramente stanca, è stata la parte più difficile in assoluto. Veramente, non ho parole. Spero sia solo questa parte qua e che non sia dappertutto, perché altrimenti scrivo una lettera a Re Carlo.
Bene, sono lungo il Tamigi, quindi quasi a Londra, circa 20 km. E ho detto vabbè, dal Tamigi, ho detto dai, sarà romantico. È un concetto di romanticismo un po' diverso dal solito. Cioè, sono bravi tutti, no? E invece qua così, va vista in modo diverso. Cioè, ci mettono pure un pannello per spiegarmi tutti i cantieri che ci sono qua dietro. Ma da quando esiste la teleferica che va? Devo andare a informarmi, che non lo so. Comunque sono nella penisola di Greenwich e dai, qua si vede già che è un ambiente un po' più un po' più civilizzato. Sembra una New York in miniatura, ma in realtà sto solo entrando nella City. Buongiorno da Londra, sono arrivata ieri, ero distrutta, ho avuto una giornata lunghissima. Oggi sarà una giornata abbastanza di discorso burocratico, chiamiamolo così, perché devo andare a cercare il cartone, devo andare a far sistemare la bici un pochino e quindi sarò un attimo impegnata. Sono stata ospite ieri di Anna e Andrew, che mi tengono ben 3 notti. Londra vista da in bici è una figata, è veramente una figata, e ci sono stata 10 anni fa e sto vedendo tutto con occhi nuovi e non pensavo mai. Qua dietro ho il bus. Bene, oggi mi fermo qua a recuperare tutto il materiale. Domani si impacchetta tutto, vado a prendere anche la bici, ho cambiato un copertone perché era già tutto usato, soprattutto dietro. Dai, dovrei essere a posto dopo. Sto girando come una scema per Londra col cartone, me lo devo portare al treno e arrivare a casa. Il bello di Londra, ma anche di tutte le grandi città, è che puoi essere te stesso, girare in pigiama, in mutande, come cacchio ti pare, anche trascinando un mega cartone in mano che tanto a nessuno non importa un bel niente. Ehi, cosa fai là? Ah, spotted! I spotted you! Where are you going? Where are you going? Come here! Come da buona abitudine, mando le ultime cartoline dal vecchio continente e vado a riprendermi la bici. Mi piace sfrecciare nel traffico frenetico della City. Vedere i monumenti scorrere davanti a me mi sembra quasi una città che non ho mai visto prima. Qua nel pedale, in modo che per come impacchettare una bici prima di spedirla in aereo ci ho fatto un video e questo ve lo metto al link in descrizione. Siamo quasi. Non mi resta che ringraziare Anna, che ho scoperto la sera prima essere una grande fan dell'analogico proprio come me. Yeah, this is me and my sister dancing. It comes in. Ok.
sono all'aeroporto di Gatwick e tutto pesa esattamente 23 kg. Ho dovuto togliere, ho pesato tutto, quindi dovrebbe arrivare a destinazione, speriamo. Adesso la spedisco e incrociamo le dita che arrivi. Questa mattina è stato abbastanza un delirio, ho preso un Uber da dove abitavo, a sud-est di Londra, fino alla stazione di Croydon e poi con il treno non c'era un ascensore neanche a pagarlo, ho dovuto tirare la bici. Quindi è stato abbastanza complicato. Credo che bisogna avere proprio passione per fare queste cose, altrimenti dici chi cacchio me lo fa fare. Però dai, è stato divertente, è stata un'avventura e niente, mi aspetterà una giornata lunghissima, arrivo alle 4, quindi ora che sono fuori dall'aeroporto più o meno mezzanotte in Italia. E invece là saranno le 5-6 con i controlli e tutto il resto. Il tipo mi ha detto don't worry. Ok, se me lo dice lui, I'm not worrying. E finalmente parte la traversata oceanica. L'idea era quella di farla in barca, proprio come si faceva tempo fa, ma di quella tratta oggi rimane solo una nave da crociera. New York City mi accoglie con la sua afa estiva. Io mi godo la vista del ponte di Verrazzano dalla mia stanza, anche se Sono distrutta. finché il sole si tuffa nel fiume Hudson, io recupero le energie per esplorare poi la Grande Mela nel pieno della notte. Segui il prossimo episodio per esplorare New York City insieme a me.